Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, soprattutto per quanto riguarda le questioni dell'amore, i sentimenti, Venere e Luna in Toro. Andiamo a vedere cosa accadrà nel mese di maggio 2026. Lo facciamo con una bellissima struttura iniziale di tarocchi oracoli e poi andremo a esaminare l'amore. Allora, partiamo. Prendiamo queste. Andiamo a vedere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe esatta su chi conto. Andiamo a vedere il portale del mese. Quale energia questo mese vuole portarti? Quale mito si sta attivando? Quale energia vuole portarti questo mese, Toro? Una di queste e poi ci mettiamo questi oracoli qua. Allora, quale energia questo mese vuole portarti? Una felicità disarmante. 10 di coppe, te, carta canta. Il 10 di coppe mi dice che il mito che si sta attivando è il mito della felicità, della gioia perpetua, il piacere immoto, vedo tanta gioia, tanta felicità in questo mese. L'energia che questo mese vuole portarti è la gioia suprema, con la tua famiglia d'anima, con le persone che ti sei scelta o ti sei scelto, con la tua famiglia. Grande armonia e felicità. Cioè, non c'è da dire niente su questa carta. E vediamo da che carta oracolo è accompagnata. Rubelita, passione e proposito. Il tuo entusiasmo ti presta l'energia, il tuo entusiasmo ti presta l'energia e la motivazione di cui hai bisogno per lavorare in un progetto molto amato e significativo per te. Allora, questo è il mese in cui tu sei entusiasta a 360 gradi perché la vita ti sta portando a lavorare con passione a un progetto che ti entusiasma, a qualcosa che ti entusiasma in modo proprio viscerale. Quindi avrai tanta passione, tanti propositi bellissimi che metterai in atto e in scena sulla vita sul teatro della vita vivendo. Quindi entusiasmo, motivazione, un progetto che ami, qualcosa che ami. Quindi il tema archetipico del mese è realizzare capacità tue attraverso qualcosa che ami. E come sappiamo, quando noi facciamo qualcosa che amiamo non è più un lavoro, ma è proprio una passione, non potresti farne a meno. E quindi anche grazie a delle persone di cui ti circondi, anche grazie alla tua famiglia d'anima, al supporto del Sangha, che è la nostra famiglia, no? che abbiamo creato, ti verrà una voglia dirompente di manifestare questi tuoi talenti in qualcosa di pratico, un progetto molto amato che significa molto per te. È bellissima questa iniziale, stupenda. Partiamo straripanti. Vediamo nel mondo visibile cosa accade. Cosa accade nella realtà visibile? Cosa accade nella realtà visibile? Toro, maggio. Otto di denari e mi parla di progetti lavorativi importanti. Ti vedo impegnato su progetti importanti, qualcosa che porterà grandissimi frutti e te lo sottoscrivo, Animata o animato da un grande amore per quello che fai. Qua c'è il Papa, ci sei tu, credo che sia proprio il tuo mese. Molte di voi fanno il compleanno a maggio, E quindi qua prenderai decisioni che ti porteranno a realizzare degli obiettivi, dei propositi molto importanti. Però affronteremo però anche una chiusura. Allora,
una chiusura di alcune cose. Il 3 di spade mi sta raccontando che potremo a fine mese affrontare una chiusura o prendere atto di un dolore che però poi ci libera. Una chiusura o prendere atto di un dolore che libera non è necessariamente una chiusura in una situazione o con qualcuno, è prendere atto di una ferita senza più lesinare su essa, senza attaccarsi più alla sofferenza su quella ferita. E, può essere anche Può essere anche la chiusura di un vecchio modo di lavorare o la chiusura di una relazione ormai logora, che ti porta tanta libertà perché qua c'è la felicità per te in questo mese. Perché il Papa col 3 di spade è una decisione presa in virtù di una consapevolezza molto profonda, di lezioni spirituali apprese che ti portano a chiudere un ciclo ormai concluso. Sì, nel lavoro, secondo me è nel lavoro questa cosa, un ciclo ormai conchiuso, concluso, un vecchio modo di lavorare, un vecchio modo di essere presenti su quello che fai. E qua io vedo una totale presenza in quello che fai. Non sì, forse, ma è proprio un radicamento, una presa di posizione, una decisione netta in quello che andrai a fare. Potresti anche ricevere un aiuto da qualcuno in merito al lavoro, un aiuto o un sostegno in merito a un progetto, in merito a qualcosa, un sostegno in merito a qualcosa che accade nel lavoro o nella vita e ricevere aiuto e sostegno da qualcuno di importante. Sì. Fatto sta che qua chiudi con una situazione ormai logora che impediva questa grande felicità, mi raccontano. Hai tanto entusiasmo, tanta passione che non tergiversi più. Cioè, niente ti ostacola più da ciò che ami fare, da ciò che ti piace fare, da ciò che ti fa impegnare e stare felice di farlo. E questa chiusura è funzionale affinché non vieni più depauperata o depauperato di energia per andare incontro al tuo scopo, capito? Ok. Vediamo cosa accade nel mondo invisibile, le energie sottili che ti guidano, le azioni degli spiriti dietro le quinte. Una, due e una carta di questi oracoli. Allora, cosa accade dietro le quinte, gli spiriti? Cavaliere di spade, il mago, gli spiriti ti stanno portando a realizzare quello che vuoi. E come lo fanno? Mettendo le cose in chiaro, dandoti l'energia e l'impulso di tagliare ciò che non serve, tagliare l'illusione, tagliare, essere impattante e determinata o determinato affinché tu possa realizzare quello che la tua anima vuole con il mago. Perché la tua anima ti sta chiamando forte a manifestare qualcosa che ha a che fare con la tua natura. Non ti arrendere, ti portano a non arrenderti, ad essere combattivo o combattivo contro qualsiasi tipo di ostacolo o difficoltà che si può presentare nel cammino affinché tu possa realizzare quello che vuoi. Qua dice, e sta bien che, allora, è buono che le cose non sempre si sentano facili. Allora, le cose, dice, quando le migliori cose della tua vita non arrivano, cioè qua dice, algunos de los mejores momentos della vita occorrono durante, después, los tiempos. Le cose più belle della vita arrivano proprio nel momento difficile molte volte. Quindi mi sta dicendo che in un momento difficile o di chiusura di qualcosa, tu devi prenderne atto, arriva un qualcosa di straordinario. Io vedo qua che tu ti libererai di una zavorra che ha a che fare o con un modus operandi tuo di lavorare o di fare le cose,
perché sei arrivata al culmine, o arrivato al culmine, quindi c'è una chiusura o qualcosa che tu guarderai in faccia e da cui tu taglierai una zavorra che ti impediva di manifestare qualche cosa, un tuo progetto, un tuo proposito. Perché lo spirito in questo mese, il portale del mese, l'obiettivo è quello di raggiungere felicità inaudite. E quindi gli spiriti ti guidano a tagliare il velo dell'illusione per conseguire la magia, la creazione. Sei in contatto con il tuo amante mistico o il tuo spirito guida? Assolutamente. Vedo che ci può essere dentro di te un'energia di tensione, ma quella tensione o quella rabbia, o quella cosa che cresce, è affinché tu la canalizzi nella creazione di quello che l'anima tua vuole. E abbiamo visto che qua c'è la motivazione necessaria per realizzare qualcosa di veramente significativo nella tua vita. Può essere anche una relazione dove si toglie una zavorra definitivamente, si affronta un problema in via definitiva e si realizza una grande felicità. Mi spiego? Il comune denominatore di questa lettura è che tu ti liberi da una zavorra molto pesante che ha a che fare con un vecchio modus operandi. Sì. Vediamo qual è il messaggio dell'amante invisibile, lo spirito guida, la guida dell'anima. Dove ti vuole portare il tuo daimon? Ad avere una mente brillante non più soggiogata dalle paure, dal vittimismo. Paggio di spade. Dove ti vuole portare il tuo daimon? Ti vuole portare ad avere una mente acuta, una mente brillante. La mente brillante, se c'hai le zavorre, non le puoi avere, quindi tutta questa energia arriverà per farti avere idee chiare, a informarti bene sulle cose, a non lasciar correre altre cose, a informarti bene, anche se fai un lavoro tipo le specifiche di un lavoro, le clausole, eccetera, a informarti bene e avere una mente illuminata. Ti vuole portare a farti illuminare la mente senza più essere tirata giù o tirato giù da zavorre mentali, pensieri limitanti, ma a tranciare il velo dell'illusione, a informarti sulle cose, a non tralasciare nessun dettaglio. Ok? Sì. Allora, qual è l'iniziazione del mese? Quale paura devi attraversare? L'emozione sotterranea. La paura di rimanere o senza denaro, senza soldi o sentirti esclusa, la paura della perdita. Se dico questa cosa poi magari mi mettono da parte, se dirò quest'altra non mi verrà dato il denaro giusto. E la paura della deapenia, la paura dell'insuccesso, la paura del fallimento. Allora io ti consiglio vivamente di intensificare il rituale erotico della Kundalini che trovi sul canale, prefigurandoti l'idea del fallimento. Cosa accade se tu immagini il fallimento? Allora ti allei a quell'emozione affinché quell'emozione che ce l'hai come sfida diventi il tuo potente alleato per realizzare invece il successo. Ok? Quindi una mente illuminata non si fa più prendere in giro e quindi quando arriva un'emozione di penia, la paura del fallimento, la paura di non avere abbastanza per farcela, eccetera, è la prova perché tu ti allei a quella emozione affinché tu la faccia tua alleata, faccia cadere il vittimismo rispetto a quell'emozione e realizzare questa felicità. Sì. La paura di non avere abbastanza, di essere escluso o escluso se tagli una situazione lavorativa o se metto in chiaro delle cose. No, così devi fare invece. E devi farlo con consapevolezza, no? Vediamo adesso qual è il dono nascosto, la ricompensa del mese. Quale dono coglierai? Mettiamo una carta dei tarocchi.
è una carta di queste. Quale dono coglierai? Il dono nascosto in questo mese. La vittoria, 6 di bastoni, la vittoria. E come diceva questa carta, le cose belle arrivano proprio quando non te le aspetti e stai vivendo un momento difficile. Il dono in questo mese è la vittoria, il trionfo sui nemici, il trionfo, l'esito, il successo, riconoscimento pubblico per un lavoro ben fatto, esito, successo e la vittoria. 6 di bastoni. Fatti lo screenshot, ricordati la Francesca tua che diceva questa cosa. 6 di bastoni. Guarda com'è fiero questa immagine. Il dono nascosto è questo, vediamo da che carta oracolo è accompagnata. Mentalità di abbondanza, avrai molto più di quello che avresti mai creduto possibile. Mentalità di abbondanza. Se pensi nella tua abbondanza come qualcosa che succede nel futuro, sempre starai un giorno di distanza da quello. Mira, allora guarda, senti, pensa e parla dell'abbondanza come qualcosa che già ce l'hai nel momento presente. E quello è ciò che vivrai. Allora, la paura della perdita, di non avere abbastanza, si trasformerà perché tu crederai in te stesso o in te stesso, magari canalizzerai l'energia anche con le pratiche sciamaniche, nella vittoria e nell'abbondanza. Eccola qua, mente chiara, senza zavorre, non ti arrenderai e vincerai. Tu a fine mese porterai la corona di alloro. Mentalità di abbondanza. Wow, è strepitoso, strepitoso. Vediamo cosa ti dicono questi altri. Questi, un consiglio, un messaggio per te. Cioè, la cosa bellissima arriva dopo un momento di botta, di chiusura, ma arriva imminente poi, L'inizio, e ci sarà questo inizio. Qua c'è una donna che medita, guardando la luce, oltre se stessa. C'è ancora tempo per adattarsi o ricominciare. Senti la vita fluire liberamente attraverso il tuo essere. Tutti i tuoi desideri possono avverarsi nel potenziale creativo di un nuovo inizio. Allora qua abbiamo dei potenziali, abbiamo il tuo potenziale creativo che si metterà all'interno di un nuovo inizio, passata questa turbolenza, proprio perché è la zavorra che si stacca e ci sarà un nuovo inizio, pieno di bellezza, di prosperità e di abbondanza. La vittoria, l'inizio della vittoria. Bellissimo, veramente bellissimo, sì. Non aggiungo nient'altro, ragazzi miei ragazzi, sulla lettura delle energie primaria. Metto solo, adesso, qual è il rito per attraversare maggio, la pratica sciamanica. Toro. Il drago, sei il drago, ti leggo questa carta, 40, il drago sei. Responso del drago. Il drago è il simbolo di purezza e purificazione. È tempo per te di lasciare andare i vecchi sensi di colpa, è il momento di perdonarti per davvero. E il senso di colpa è la zavorra di cui parliamo qui, per dire o fare delle cose, mettere in chiaro delle cose, se poi mi pento, se poi mi giudicano, insomma. Questa carta ti dice che tu lascerai andare i sensi di colpa e ti perdonerai davvero. Allora ti racconto questo rituale potentissimo da fare. Trova il tuo albero migliore amico. Se conosci un giardino o un parco, se c'è un percorso nella foresta che frequenti abitualmente e sul quale cammini periodicamente, ti consiglio di divenire miglior amico di qualche albero. Tutti gli alberi sono tuoi amici, ma uno di essi può essere il tuo miglior amico.
È davvero bellissimo poter chiedere all'albero amico come sta, cosa ha sognato o che consigli ha da darti. Se hai scelto proprio quell'albero come migliore amico, non è stato un caso. Le forme, i colori, gli odori di quell'albero sono connessi alle tue memorie. Allora, periodicamente, ma specialmente quando ti senti oppresso, oppure frustrato, oppure triste o ansioso, vai dal tuo albero migliore amico. Chiedi il permesso di avere un suo piccolo ramo, oppure delle foglie. Meglio se prendi delle foglie o dei rametti già caduti. Portali a casa e quando ti senti pronta o pronto, in un locale spazioso con le finestre aperte, brucia le foglie o il rametto passandolo con un movimento a spirale intorno al tuo corpo e chiedi allo spirito del drago, che è lo spirito stesso del fuoco, di aiutarti a purificarti da ciò che ti limita o ti incupisce, affinché tu possa risplendere. Ok? È una pratica stupenda, chi fa il percorso sciamanico con me lo aggiunga alle pratiche, questa, perché è proprio il rito di cui abbiamo bisogno, i rituali, ci dobbiamo riappropriare dei rituali, perché l'anima capisce con i rituali e le memorie cellulari capiscono con i rituali, perché ci riaccordiamo alle sciamane o agli sciamani che siamo sempre stati, perché veniamo da lì. Quindi, ragazze e miei ragazzi, per questa prima parte concludo qui, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te. Allora, tenendo conto da quello che è uscito, gli oracoli principali, andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te in questo mese di maggio. Allora, vediamo prima di tutto la tua energia nell'amore, come stai? Come sarà la tua energia nell'amore? L'energia dell'altra persona fuori da te o dell'altro, no? Chi arriva dall'altra parte, cosa si manifesta, cosa si concretizza, qual è la sfida o blocco, qual è il consiglio sciamanico, e qual è il destino futuro prossimo. Allora, vediamo qual è la tua energia nell'amore. Hai un'energia stupenda, c'è l'asso di coppe, sei pronta o pronto a donare il tuo cuore, hai un'apertura emotiva straripante, hai un calice di gioia disarmante, sei pronta a donarti, pronto a donarti, è bellissima questa energia. Quindi un nuovo amore, un nuovo approccio alla vita, un entusiasmo. L'asso di coppia parla anche di poteri psichici molto forti che ti permettono di entrare subito in empatia con l'altro. Quindi hai un'energia stupenda. Vediamo l'altro. Qua abbiamo una persona un po' più stanca, ma resiliente allo stesso tempo. Abbiamo il 9 di bastoni. È una persona che ha attraversato tante battaglie emotive, è una persona stanca che sta forse un po' sulla difensiva, però con la tua capacità di empatia, con quest'asso di coppe, tu riesci perfettamente a cogliere, a comprendere cosa l'altro ha dentro. Qua abbiamo una persona anziana, no? Abbiamo un'anzianità, ma Francesco, allora, Francesco non mi sta venendo, è pazzesco. Allora, è come se avessimo una persona che ha combattuto tante battaglie, è stanca, è stanco, un po' più fragile, però allo stesso tempo è in piedi, è resiliente. Potrebbe avere delle difese alte questa persona, ma al tempo stesso difese perché ha combattuto nella sua vita e ha combattuto contro le resistenze all'amore, contro in altre relazioni o con te. È una persona che però non si arrende. Vediamo cosa si concretizza.
Sette di coppe, ci saranno delle scelte da fare. Sette di coppe mi parla di un po' di confusione in merito a che strada prendere. Possiamo avere a che fare con più persone o con la stessa persona o con diverse persone che percepiamo come sulla difensiva. Allora il sette di coppe mi dice ci saranno delle scelte da fare. Bada bene che le tue scelte siano scelte di cuore e non scelte che hanno come postulato un giudizio o un pregiudizio sull'altro. Vediamo qual è il blocco, la sfida. Il re di denari è la sfida. Potrebbe essere una persona che non può dare ancora una stabilità a lungo termine, o potrebbe essere una persona, o potresti essere tu stessa o tu stesso, o l'idea di stabilità che tu vuoi in un rapporto secondo dei canoni, secondo dei modelli di riferimento, il blocco. Allora tu sei pronta qua all'amore, sei pronto all'amore. Non ti far disturbare da quei modelli preconfezionati che il sistema ci ha messo nel cervello. Perché questa persona potrebbe non essere pronta a essere padre, a essere madre, a essere una persona stabile ancora, perché è una persona stanca, questo è il blocco. Tu sì, ma tu sì non significa l'idea di stabilità qui che c'è come blocco è un'idea che va trascesa, ecco perché può portare della confusione. Perché ciò che vivi con amore, come ti insegna l'asso di coppe, è ciò che è necessario, non quel modello preconfezionato. Allora qua abbiamo anche questa figura col pentacolo magico, no? Allora vi consiglio fortemente di fare il pentacolo magico su tutte quelle circostanze che vivrai con la persona che hanno a che fare con quell'idea di stabilità. Lo trovi il pentacolo magico nel video Magia Pratica 11, la formula pentacolare. Perché va fatta la formula pentacolare su queste sensazioni di incapacità, non è di incapacità qui, dell'idea di stabilità. Perché sei pronto a farlo, hai il cuore aperto, sei molto più percettivo di qualsiasi altro momento. Vediamo vediamo il consiglio sciamanico qual è. Sii leggero, non appesantirti all'idea della stabilità perfetta così come ce l'hanno inculcata. Il consiglio sciamanico è sii leggero, tre di coppe, gioisci, apriti alle persone, apriti all'amore, alla condivisione, apriti alla condivisione. Non ti far prefigurare da quell'idea distorta di stabilità. Apriti alla condivisione, alleggerisci, brinda, celebra, non ti far prendere da vecchi condizionamenti, alleggerisci. E vediamo il futuro. E la ruota della fortuna ti porterà a una grande sorpresa in amore. Se alleggerisci, non ti attacchi all'idea di stabilità, una grande fortuna in amore. La ruota della fortuna in amore mi dice che gli eventi saranno eventi all'improvviso che arrivano e cambiano dal giorno alla notte. Cioè cambiano dal giorno alla notte, nel senso ti porta fortuna, ciò che credevi il giorno prima non è più così il giorno dopo. È la fortuna dell'amore dalla tua parte. Va bene? Ok, andiamo a esaminare l'altra persona. Allora, eccole, mettiamoci queste, mettiamoci le specifiche. Ricorda che è l'inizio, è un nuovo inizio, avevamo la felicità piena nella lettura precedente, la vera felicità dell'anima, quella che non ha modelli precostituiti e gioisce, è come se fosse un miracolo, no? Ecco, un miracolo, Vediamo quali sono le vere intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Le vere intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Le vere intenzioni sono quelle del 6 di coppe. E sono quelle di condividere con te dei momenti bellissimi, pieni di la dolce melanconia, no? Che non è la malinconia, la tristezza, sai, ricorda la voglia di condividere, di tornare bambina, di tornare bambino con te. Toccare le profondità animiche, le vere intenzioni sono quelle di lasciarsi andare alle emozioni, non stare sulla difensiva,
però magari ha sofferto tanto e sta un po' sulla difensiva l'altra persona. Le vere intenzioni sono quelle di darsi a questa bellissima innocenza, no? Di aprire il suo cuore. Vediamo a cosa sono conformi le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. E abbiamo il 10 di coppe, eccola! E come ti ho detto qua, delle grandi fortune, il giorno prima non è come il giorno dopo. E le azioni che farà questa persona sono azioni di gioia, di felicità, di condivisione, di famiglia, di voler stare insieme, di incontrarsi, di condividere l'amore. È stupendo, è stupendo. Allora, vediamo l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. E il 4 di coppe non si accontenta più, dopo aver vissuto quello che vive con te non si accontenta più. Il 4 di coppe mi parla di una persona che riflette quanto è stato fatto insieme durante il mese, a fine mese, che riflette quanto è stato fatto a fine mese, e il fatto è che non si accontenta più di una gioia mediocre, di una gioia di avere le barriere sul cuore. Sì, e capirà quanto si è rimasta, quante volte questa persona è tutta emozionale comunque. Cioè io vedo questa persona è molto emozionale, molto emotiva, molto emozionale. Col 9 di bastoni qua è come se si proteggesse perché ha sofferto molto. Va bene? Però con te rifletterà il fatto che con te si sente proprio legata o legato anche da altre vite, anche una familiarità gli dai che non gli dà nessuno, quella familiarità che la fa riflettere. Bellissimo. Vediamo un po' cosa ci dicono i miei potenti oracoli lui lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dice questa persona? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. È più forte di lui o è più forte di lei quello che sente per te, anche se può essere stanca o stanco avere le barriere sul cuore. Perché gli richiami un amore antico. Sì. Cos'altro? Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Questa è proprio la parte più ancestrale, istintuale. La tua mano, la tua bocca, il tuo corpo, voglio tutto di te. E farà azioni inerenti proprio a questo. Bellissimo. Cos'altro? Mi fai perdere il controllo, ma meno male. Cioè, il controllo è proprio il 9 di bastoni, mi controllo, mi tengo, no? E vedrai questa persona che si lascerà andare, farà azioni inerenti a questo. Mettiamone un'altra, si è girata da sola, ti sto manifestando. Vuole un nuovo inizio, l'inizio era qua, non si arrende questa persona, l'inizio è qui, un inizio con te. Molto forte. Vediamo cosa ci dicono queste. Guarda, qua ci sono le paure, benessere personale, e qua vediamo la paura, no? Che ha questa persona, o la paura di non incontrare la stabilità secondo i modelli preconfezionati che abbiamo nella testa. Le paure verranno affrontate con leggerezza, eh? La leggerezza ti dice, leggerezza. Questa è un'anima gemella, anima gemella spirituale. Questa è un'anima gemella, già incontrata in altre vite. Ok? Un'anima gemella, già incontrata in altre vite, molto forte, sì. Vediamo cos'altro, cosa ti dicono questi oracoli, queste carte.
Eccole qua, c'è un amore dichiarato qua, c'è questa dichiarazione d'amore, amore incipiente. Guarda, alla fine qua c'è una bellissima energia di leggerezza, di rilascio emozionale. 15 e 16 tra l'altro, sono in progressivo, ciò vuol dire che tutto andrà progredendo verso la bellezza di quello che ti ho raccontato. Quindi un amore dichiarato, la voglia di vedersi, magari non vi vedete da un po' o state distanti, vedo questi abbracci, vedo questo fluire di energia. È molto bella questa lettura, è molto bella la voglia del nuovo, la voglia di incontrarsi come degli adolescenti, con leggerezza, con empatia. Sì, vediamo cosa ti dicono queste altre carte. Eccola. Rimani sveglio. Una passione fugace può farti indulgere, ma non significa necessariamente profondità. La vera connessione dell'anima non si sostiene sull'illusione. Impara a riconoscere i segni reali e solo allora potrai trovare una relazione davvero degna di fiducia. Mi stanno dicendo di non farti abbindolare da quello che ti dice la mente razionale. Il re di denari qua. Allora, questa è una persona che ha vissuto degli inferni, ma come noi tutti, ok, è stanca, eccetera. Capirai che la connessione che tu puoi avere con questa persona superando le paure, sia tu che questa persona, è una connessione che andrà incontro a una vera fiducia dell'anima. E questo 6 di coppe qua. Un darsi completamente l'uno all'altra con la consapevolezza di essere compresi nel profondo, ma anche con quella leggerezza lì. Gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza. È più serio di un angelo, di uno spirito, chi c'è? Il consiglio è 3 di coppe, il consiglio sciamanico. Mettiamone un'altra. Scegli il rispetto. Il rispetto è la base su cui l'amore può crescere. Se cerchi di controllare, vedi il re di denari qua, la relazione perderà equilibrio, ma quando sei disposta o disposto a offrire spazio e comprensione, e tu ce l'hai, l'amore metterà radici. Le differenze ti ricordano di praticare la tolleranza e la comunicazione ti invita a continuare ad ascoltare. Tu hai un grande potere empatico, grandi poteri psichici in questo mese. Allora questa empatia ti permetterà di mettere radici in questa connessione. Ok? Bellissimo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io non aggiungo nient'altro e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!